mi chiamo Lorenzo e faccio il programmatore tecnico, un po' di tutto, e qui a Med, in questo caso programmatore direi. Puoi farci qualche esempio di lavori che hai fatto o che stai facendo al di fuori di Mad Machines? Tecnico, audio luci, tutto quello che riguarda, diciamo, la parte tecnologica del mondo audio luci. Per la parte più di programmazione, software per automazione industriale. E invece di cosa ti occupi in questo progetto? Un po' di queste due cose che ho detto prima messe insieme, quindi sia la parte software per il controllo dei giochi, quando tocchi qualcosa succede questa cosa, e poi anche la parte di controllo delle luci, del video e dell'audio che ne scaturisce. Sono un po' due mondi che si uniscono a Mad Machine, prende un po' tutto, La sintesi di totale. tutto quello che faccio. Perfetto. So che esistono dei programmi standard, dei software per escape room, ma perché hai deciso di creare un programma su misura? Quando si è iniziato a progettare le Mad Machine qualche anno fa ormai, si era pensato almeno all'inizio di usare dei software standard. Poi per fortuna, oserei dire, abbiamo cambiato subito idea, nel senso che quello che Mad Machine avrebbe dovuto fare come automazioni, come anche caratteristiche di controllo sceniche, audio, luci, erano troppo complicate, cioè andavano troppo oltre quello che i software standard avrebbero potuto fare. Quindi si è deciso anzi, oserei dire ho deciso di fare un software completamente customizzato, solo la parte di base è uguale, è un prodotto commerciale, tutto il resto è creato completamente ad hoc per Med. Ci sono delle novità nella versione del software che stai sviluppando per la nuova avventura di Mad Machines? Cioè, rispetto a quella che avevi creato per Birth Time? Sì, sì, ci sono parecchie novità in realtà, anche a livello strutturali. Questa è una struttura che invece ha ceduto. Dicevo, dal punto di vista strutturale è cambiato, comunque è cambiato parecchio il software. In più viene aggiunto un nuovo software per la parte proprio di controllo audio, luci, video, per avere ulteriori possibilità di controllo, perché secondo me ci sarà veramente tanta roba su questa stanza rispetto alle altre due, che già sono state delle belle sfide, però questa ancora di più. Avevi mai creato un software per una cosa, diciamo, così bizzarra? Cioè, qualcosa che non avesse una funzionalità, come dire, mm, Sì, allora, che non avesse una funzione così specifica, ecco. no, più che specifica, no, così specifica o così non specifica sì, però così bizzarra, che secondo me è il termine giusto, no, probabilmente qualcosina, qualche piccola schedina, per mio diletto personale sì. Per esempio? Il cocktail maker, che è un'opera d'arte. Ti apre le elettrovalvole e ti fa il cocktail miscelato giusto, delle percentuali giuste. Questa cosa mi è sempre piaciuta un sacco. Beh, ha una Poi funzione qualcuno l'ha fatto con un specifica. braccio robotico perché ha molti più soldi di me, eh, però è solo scena. Quindi ti ho interrotto in realtà. Diciamo bizzarre, quindi dal punto di vista più piccolo, sì, però con così tante cose. Ecco, secondo me, quando magari parlando anche con qualche mio amico, qualche che collega che fa cose simili, diciamo come tecnicamente, nel senso software, sviluppo così, dici che stai facendo un gioco, sembra che stai prendendo tempo, però secondo me non si rendono conto, anzi qualcuno è che è venuto qua e ha visto di persona cosa vuol dire questo gioco, vedendolo capisci che va oltre l'immaginazione di quello che è l'idea, secondo me, comune di un escape room, meno di quella che avevo io sicuramente, ecco. Ho provato a farne qualcuna in passato, anche solo vista per capire, ma qui secondo me è uno step successivo, cioè qualcosa di più. Cosa hai pensato quando Giulia e Antonio ti hanno raccontato per la prima volta nei dettagli quello che avevano in mente per questo nuovo progetto? Costa troppo. Perfetto.
E poi in seconda battuta? costa davvero troppo, e il terzo era no, non si può fare. Non so come altro dirlo. Questo... Però lo state facendo. Sì, quello si fa tutto. Avevi già, diciamo, lavorato alla costruzione di Birth Time Machine. Quali sono le maggiori differenze? Allora, diciamo che sia su Birth che su Time siamo arrivati in un secondo step. Essendo entrati un po' dopo, siamo trovati alcune cose già fatte, alcune cose fatte non come le avremmo fatte noi, alcune cose fatte anche probabilmente meglio di come avrei potuto farle direttamente. Però comunque è stato, secondo me, almeno per me, in alcuni casi difficile entrare in una logica già pensata da qualcun altro. Cosa che invece su questa, partendo dall'inizio, parti con un perché dall'inizio. Per me le prime due stanze sono state un po' una palestra per fare delle scelte giuste su questa. Poi sicuramente qualche scelta sbagliata si farà, però diciamo che c'è un background da partire dal niente, partire da due stanze fatte, comunque con già tante cose all'interno, sia sceniche che tecniche, è un bel background che comunque serve sicuramente. Cos'è che ti piace di questo progetto? Il confronto, nel senso che quando si fanno dei progetti più, diciamo, industriali, si parte già con un'idea più tecnica, più definita. Invece, diciamo, qui si lavora molto più insieme, molto più in parallelo, sia dal punto di vista, diciamo, di Antonio e Giulia, per quello che vogliono realizzare, quindi quello che dovrebbe essere il prodotto finale, che muta con il tempo, nel senso non è che si è partiti non so quanti mesi fa con un'idea ed è rimasta quella. Sì, l'idea di base è quella, però anche il singolo gioco, guardando il singolo gioco, si arricchisce di alcune caratteristiche, di alcune cose in più, o anche viene tolto qualcosa che man mano facendolo, parlando, realizzandolo, ci si accorge che non funziona o non è esteticamente bello, fa perdere il filo. Quindi diciamo ci sono dei cambiamenti che bisogna essere molto più flessibili a accogliere, realizzare o modificare perlomeno. Cosa che invece secondo me, meno per mia esperienza in un ambiente industriale, parti con quello, la macchina quello deve fare. Sì, no, dicevo così, quindi Amazon, ho fatto arrivare io un pacchetto. Avresti mai pensato di lavorare in un posto come questo? Cioè, in qualche modo lo ritieni un po' assurdo? Sì. Sì, nel senso che non avrei mai pensato che banalmente a livello economico ci possano essere i budget per fare, ma non parlando non devo dire, cioè, non pensavo ci potessero essere teoricamente i budget per fare delle stanze con questo livello di tecnica, di automazione, di cura del dettaglio anche, perché se penso, a parte il lato del mio lavoro, ma anche a livello dei video del dottore, i video che sono stati realizzati, hanno un livello molto alto, ma dall'inizio hanno un livello molto alto, cosa che se vedo in tanti altri ambiti si tende magari a risparmiare su queste cose come se non fossero importanti. Stessa cosa per le luci o per altre cosette, qualcosa in più costa qualcosa in più, però tante volte li vale. Uno che viene secondo me non lo capisce direttamente, ma nell'insieme è percepibile, è quasi inconscio come cosa, non so come spiegarlo. Sì, sì. Proprio a livello quasi direi emotivo, il fatto, per esempio, te quindicenne, se sapesse che un giorno lavorerai, avresti lavorato per un posto del genere. Per me è un lavoro, non dico come tutti gli altri, però perché comunque questo, per il discorso che facevamo prima del fatto della progettazione, comunque che nasce
anche da noi, secondo me, lo senti più tuo di un lavoro come se fosse un altro. Per collegarmi un po' a quello che chiedevi tu invece a livello di me quindicenne o altro, no, così c'è un progetto così comunque complicato, grosso, non avrei potuto mai neanche pensare di realizzarlo, perlomeno non come secondo me punto anche importante, nel senso tutta la parte di programmazione oggettivamente ce l'ho in mano io, quindi magari come parte di un team che avrebbe fatto questo forse sì, come persona che decide come fare la programmazione, che programma usare, che programma non usare o altro, no, questo non mi sarei mai immaginato. E neanche come c'è un gioco con, anche come dicevo prima, un gioco con dentro tutta questa tecnica, non so, 10 anni fa o 15 anni fa sarebbe stato secondo me anche impensabile poterlo fare. E già di questa cosa me ne accorgo tra quando è stato fatto Time e Burt rispetto a questa nuova stanza. C'è quella cosa nuova che ti permette una possibilità in più, ti permette di poterla fare meglio, cose che l'evoluzione tecnologica ha permesso. Dentro alle scatole che sono alla tua destra, lì in basso, ci sono delle lettere che compongono il nome della nuova avventura, il nome che ancora non abbiamo rivelato. Okay. Quindi scegliene una di scatola. Non la prima, cioè almeno la seconda. Perfetto, adesso aprila. Devo tipo scavicchi ma non apra. Oh. Apri pure con Io me la guardo prima io. Ok, ora se puoi mostrarcela. Ok. Perfetto. Puoi dirmi una parola che inizia con questa lettera e che si riferisce alla nuova stanza? La prima cosa che ti viene in mente pensando alla nuova stanza? Non mi viene in mente. Cioè mi viene drammatico. Beh, va benissimo. Perché cioè, quello che mi aspetta quando programmeremo tutte le scene mi sarà tutto drammatico. Però confido che con le nuove tecnologie e i nuovi programmi sarà molto più facile di Burt Machine. No, mi dicono dalla regia, mi dicono di no, ma darò ai veri ideatori di questa stanza tutte le possibilità per farsela in autonomia quando io non ci sono. Grazie. Sa che l'obiettivo del Dottor Med è far vivere esperienze impossibili. Mi Anche a me. Sì. Come si fa a rendere possibile l'impossibile? Razionalizzando quello che il Dottor Med ci chiede e facendo capire al Dottor Med cosa si può fare e cosa no. Poi comunque alla fine ce lo fa fare comunque, quindi in qualche modo lo accontentiamo, cerchiamo di accontentarlo il più possibile. Quando sarà pronta la nuova esperienza? No dai, per Natale 2027. Grazie. Che anno siamo? 2025? Sì, 2027. Dipende da un po' di cose, ma realisticamente.